Oggi facciamo un video di unboxing. Sì, ma di cosa? Te lo dico subito. Di un paio di cuffie. Per la prima volta sul canale l'unboxing delle Audio-Technica ATH M50X. E ho detto anche la sigla correttamente. Quindi, a maggior ragione, iniziamo. Bene, allora, per la prima volta su questo canale, sui grandi schermi, facciamo un video di unboxing di questo paio di cuffie. Ale, ma tu non avevi già un paio di cuffie? Sì, io utilizzo attualmente le Sony MDR7506. Ale, perché hai comprato un altro paio di cuffie? Ma quante domande fai? Ho comprato un altro paio di cuffie perché volevo vedere se queste cuffie nello specifico di cui ho sentito parlare benissimo sono migliori rispetto alle mie Sony. E poi anche perché me ne servono due di paio di cuffie, ok? Allora, proviamo a aprire la confezione senza distruggerla. Ok. Eccole qua le cuffie. Allora, come... Sto distruggendo? No. Allora, ora ti do subito dei feedback, vediamo che cosa c'è nella confezione. Io l'ho aperta al contrario, giusto? No, sì, forse. Non lo so che cosa è successo, ma ve lo dico dopo. Un'altra pochettina nello stile Audio-Technica. Ah no, questa è carinissima. E si stringe con... è una bustina. E dentro c'è un sacco di roba. Bellissima. Questa è tipo pelle, tipo finta pelle, ovviamente. C'è un sacco di roba in questa confezione. Ok, aspetta, facciamo un attimo di... ok. Allora, questa qui è la pochettina. Queste qui sono le cuffie, te ne parlo subito. Ci sono 3 cavi. Andiamo a vedere che cosa sono. Allora, bello no? Che quando dalle cuffie escano tutti questi cavi. Allora, il primo è un cavo piccolo, ok? 3.5. Perfetto. Il secondo cavo è un altro cavo piccolo, però più lungo. È questo. Questo qui invece è il cavo attorcigliato con l'adattatore. Adattatore che ovviamente va bene per qualunque dei 3 cavi tu voglia scegliere. Ok? Quindi... no, forse per questo no. No, questo si aggancia solo. Ok. Gli altri invece, questi altri due hanno proprio il meccanismo per avvitarlo. Vedi? Ok, allora, quindi un cavo attorcigliato. Un cavo lungo liscio e un altro cavo corto liscio con l'adattatore. Allora, io ovviamente non riesco a farti sentire le cuffie, poi tra l'altro questo è un video di unboxing, quindi non te lo farei comunque sentire. E devo dirti allora che al tatto sono veramente molto belle. Se tu conosci, non so dove stanno, penso stanno di là, le Sony MDR7506 sono molto spartane, anche nella loro estetica. Queste cuffie invece sono molto imbottite. Ecco, la prima differenza che mi viene subito in mente è che queste cuffie sono molto imbottite. Proviamo a indossarle. Che lusso. Che sensazione a indossarle. Cioè una, chiamiamola vestibilità, non lo so, che è infinitamente migliore rispetto alle Sony MDR7506. Io ti faccio il paragone con quelle perché queste cuffie qui, insieme alle Sony MDR7506, alle Beyerdynamic DT, hai capito quali sono, e le Sennheiser 280 HD 280 Pro, una cosa del genere, sono diciamo più o meno degli standard. Allora, a livello di vestibilità sono pazzesche, cioè pazzesche, morbidissime, comodissime. Hanno la possibilità di inserire il cavo soltanto su un... cioè non puoi scegliere dove,
questa è una cosa che c'hanno in poche cuffie hanno questa possibilità, ma ce l'hai soltanto qui, quindi soltanto left, va bene, non è un problema. È un video breve questo perché volevo appunto aprire insieme a te questo paio di cuffie e mostrarti la mia opinione in tempo reale. Provo a darti qualche dettaglio tecnico. Queste cuffie hanno un'impedenza di 38 ohm, una cosa del genere. Quindi che cosa vuol dire? Che le puoi pilotare anche col telefono, cioè le puoi inserire sul telefono, sul tablet, sul computer, ovviamente sulla scheda audio. Altre cuffie con impedenza più elevata invece possono essere soltanto utilizzate attraverso dei preamplificatori specifici, quindi queste cuffie le puoi utilizzare per qualsiasi cosa. Queste sono il modello 50, Audio-Technica fa anche il modello 40, 30 e 20 al di sotto. Al di sopra mi pare c'è il 60 o l'80, non mi ricordo che cosa c'è. Queste sono comunque quelle più utilizzate negli studi di registrazione. Sono delle cuffie chiuse. Guarda un po'. Provo ad allargarla. Io ho la testa grande, quindi guarda il mio orecchio. Entra perfettamente dentro la cuffia. Quando è che si usano le cuffie chiuse? Le cuffie chiuse si usano sicuramente per registrare, in modo tale che quando tu stai sentendo, quello che senti dalle cuffie non esca fuori e magari rientri nel microfono. Quindi ti servono delle cuffie chiuse, in modo che tu senti la base e puoi cantarci sopra, oppure senti la musica e puoi parlarci sopra. Ok? Senza che il suono che viene fuori dalle cuffie esca e rientri nel microfono. Quindi fondamentali cuffie chiuse per registrare, sempre. Cuffie chiuse che possono però essere molto interessanti anche per la fase di editing del missaggio. Perché? Perché se tu vuoi concentrarti solo su quello che stai ascoltando, privandoti di rumori esterni, magari anche della spazialità del suono, perché registrare in un ambiente è una cosa diversa, poi dipende da come sei abituato tu. Noi su questo canale parliamo di podcast, quindi non abbiamo un gruppo musicale da ascoltare, abbiamo una voce, probabilmente 2 voci e un tappeto. Quindi queste cuffie qui sono buone anche per la fase di editing, missaggio, mastering e chi più ne ha più ne metta. Quindi sono delle cuffie molto versatili. Le cuffie chiuse ci puoi fare un po' di tutto, ok? E niente che dire, sono curioso di ascoltarle. Prima di acquistarle, poi ti metto il link in descrizione, prima di acquistarle ho letto un po' di recensioni, perché ero indeciso tra le 40, le 50, sempre di Audio-Technica. Ho letto che queste sono molto equilibrate. Lo sai, la cuffia deve essere quanto più neutra possibile, perché queste qui sono cuffie da studio. Che cosa vuol dire? Sono cuffie da studio, cioè che ti restituiscono il suono così come lo ascoltano, senza colorarlo. Diversamente dalle cuffie hi-fi, quelle per ascoltare la musica, dove ci sono i bassi pompati fortissimo, gli alti lo stesso, perché devono farti sentire la musica più bella di com'è, no? La devono pompare tanto. Quelle cuffie lì vanno bene, ma solo per ascolto di musica. Queste cuffie qui sono cuffie da studio, cioè ti restituiscono una risposta quanto più flat possibile, in modo tale che tu possa andare a correggere, perché se da queste cuffie senti dei bassi un po' troppo pronunciati, li vai a correggere. Se senti una carenza di alti, la vai a correggere. Se tu non avessi delle cuffie flat o non di chissà quale qualità, avresti un suono un po' falsato. Ora, queste cuffie costano 150 euro più o meno, quindi non sono le cuffie migliori del pianeta, non sono quelle più flat. Ho letto un po' di feedback e dicevano che comunque, nonostante tutto, nella loro fascia di prezzo sono molto molto buone, proprio perché riescono a restituirti un suono gradevole su tutte le alti, medi e bassi, però senza colorarlo eccessivamente. Un minimo di colorazione c'è, è inevitabile, costano solo 150 euro, però sembra che siano delle cuffie veramente molto molto buone, quindi non vedo l'ora di iniziare a fare i primi messaggi, non tanto le registrazioni quanto fare editing e missaggio con queste cuffie e vedere cosa viene fuori rispetto alle Sony, quindi fare anche un paragone, indossare le Sony ed ascoltare, poi mettere le Audio-Technica e ascoltare e vedere qual è la differenza tra le due. Poi un giorno ti parlerò anche di plugin che servono a correggere le cuffie per renderle quanto più flat possibile nell'ascolto, ma questo è argomento per un altro video. Che dire, io niente, se hai domande, dubbi, curiosità sulle cuffie in generale, quindi sull'utilizzo, le funzionalità e quant'altro, o su questo paio specifico, non ti resta che commentare questo video. Io nel frattempo vado a provare queste cuffie e io e te ci vediamo settimana prossima. Grazie, ciao!